Oggi abbiamo un super mega giro di nuovo, figherrimo, lo so, ve lo dico tutte le volte, ma è così perché la Provenza è spettacolare. Andiamo verso le Gole del Verdon. Le gorge E du qua Verdon. mi divertirò io perché è tutto guidato. Sì, è molto guidato, ma vi facciamo vedere dove potete fare un bagnetto, dove potete fare una cena romantica e, se va tutto bene, ancora delle lavande, perché qui il leitmotiv sono le lavande. Adesso ci mettiamo in sella, giusto? Mi metto il costume, quindi mi sembra di aver capito. Sì, prendiamo Ok. sul costume. Perfetto. Dobbiamo andare su da questa scalettina. Fu così che adesso cadeva e non facevamo più nessun giro in moto. Faremo un video dedicato al Monster e al suo pane au chocolat. Io ho preso il croissant. Non so se l'ho detto, mi ha fatto spendere 4,40, quindi prezzo onestissimo. È l'apoteosi della meraviglia questo. Hanno fatto una sfogliatura, non so com'è, è il primo croissant della mia vita che assaggio. Oh, neanche da Gino Fabbri, ragazze, così leggero e sfogliato. È una roba pazzesca, veramente spaziale. È incantato, ragazzi. Stavo guardando che in effetti dalla parte di Vallensole di là è quella più conosciuta, più famosa, ma nella zona di qua abbiamo notato che in questo periodo perlomeno è molto più, c'è molto più lavanda. Sì. Poi là c'è addirittura una distilleria, siamo arrivati sotto vento, c'era un profumo di oli essenziali incredibile, addirittura sembrava di vedere il fumo anche del colore della stessa lavanda. Noi in questa zona qua l'abbiamo attraversata, siamo passati oltre Vallensole, stiamo andando verso Mousson. No, Puy-Mousson. Puy-Mousson, ma hai detto Mousson? Che No, Puy-Mousson. Perché il caffettino delle 10:30 per il mostrino ci vuole. Sì, è un attimo di relax. Ragazzi, abbiamo preso il caffettino delle 10:30. Il mostrino mi ha concesso, nella sua immensa bontà e pazienza, di andare a fare un girettino per il mercato. Non ho resistito e ho preso 4 salsiccette. Amore, ti ho preso un pensierino. Ti ho preso un saucisson a un poivre. Il saucisson, il saucisson. Il saucisson, la saucisse. Ne ho preso uno con il miele di lavanda, uno con lo Una chèvre salsiccia al miele di lavanda, uno con il rochefort, uno con il pepe e uno alle erbe di Provenza. Ma c'è il maiale dentro? Per forza sono salsicce. Adesso andiamo alle gorge du Verdon, però, che ora. Ecco le gole, voglio fare due pieghe.
Rue de Crête, che è un giro ad anello interno al Verdon. Noi però oggi facciamo tutto quello esterno perché ci vogliono tante ore a fare tutti e tre i percorsi. Voi scegliete poi quello che vi aggrada di più. L'ingresso del paesino è fisso, tipo è simpaticissimo, sembra un arleista. Siamo a? Non lo so dove siamo finiti. Io so che avevo preso una strada, poi siamo finiti non so dove, a forza di fare delle pieghe. Ah, Rougon. Come faccio a sapere che siamo a Rougon? Forse perché hai guardato il Tom Tom e guidi tu? No, non mi dici, No. siamo a Rougon. Guardate che bello, hanno fatto dal nulla una cosa graziosa. Questo incollato, questo è il portasale. Sì, guarda. Per ogni commensale ne ha uno, vedete? E Cioè, poi dovrebbe dovete stare avere uno. attenti che qua c'è ogni tanto Perché la resina. Ho preso io per tutti e due olivade, che sono con la tapenade, che è una pasta di olive tipica della Provenza, con il crostino, un po' di insalata, e un bouteille de minerale, un litre et mes, perché non so come si diceva a mezzo, ma ci siamo capiti. Queste mi fanno riscoprire tanto le verdure. Perché in Provenza hanno comunque una cucina molto mediterranea e quindi basata tanto sulle verdure. Morbidissimo, sembra proprio tipo una mousse. Sembra È il ovviamente 90%. buono, ho fatto sicuramente delle verdure del super tatuato. Se viene su, se si rompe qualcosa. Cioè, scusate l'equilibrio perché È no? tutto raccolto in un ramoscello. Sfido a chiunque a fare una roba così. No, buonissimo. Ci sono dentro anche delle acciughe. C'è il prezzemolo, buonissimo. Mi vibra tutto il cranio, tanto è duro. E sono tutte una diversa dall'altra. Non so, per me la Provenza è un mondo magico. Guarda, questa sembra una foglia. E fu così che la Forse è pusero. un vespone. Dopo aver debitamente stalkerizzato le farfalle, andiamo a farci un girettino per Rougon. Adesso proseguiamo la nostra strada sulle gole del Verdon. Per? Il mio bagno, voglio bagnarvi in queste acque meravigliose. Questa sembra la scena un po' come quando Raoul Bova viene su dalla spiaggia, no? Sì, uguale, è uguale. Abbiamo un boss squagliato. Quest'alberino qua dietro è talmente esile che con il vento è iniziato. Mi sono appoggiata così, ho chiuso gli occhi un attimo, lui ha iniziato a ondeggiare e io mi sono ondeggiata con lui, mi sono appisolata.
siamo arrivati da un'altra parte rispetto all'altra volta, quindi non capiamo molto bene. Dobbiamo arrivare su dal campanile che è là in fondo. Su di là. In un altro posto, ma visto che il Monster è da 4 anni che vuole venire a cenare qua sul fiume, allora stasera ha deciso lui. Se poi prendiamo un inchiappeton, le colpe show. Allora, voi ragazzi non ve ne frega niente, probabilmente non lo metterò neanche sta clip, ma quello è un limone, si chiamano dita di Buddha. È tutto verde? Beh, adesso perché è in maturazione. Dopo diventa tutto giallo? Sì, certo. Oh ragazzi, inaspettatamente la bellezza. Questo c'era scritto anatra confit in crocchetta. Tenete vicino. È squisiterrima, iper croccante fuori, dentro sa di anatra ma è morbidissima, veramente buona. Vedi che cosa c'è sul fondo? Tutto. Abbiamo spinaci, abbiamo verdurine varie, orzo per lapto sotto, le noci. Associa ragazzi qua il pesce crudo, è veramente buono. Qua c'è anche del riso, è un po' gnappo. Non ha tenuto la cottura perché è proprio tutto, ha tirato su tutto il sugo delle verdure. Ci sono tutta questa serie di sapori quando condisci l'insalata, no? Tra aceto, un po' limone, un po' di sale, un po' sesamo, carota, c'è un po'. Ci sta di tutto, ci sono tanti sapori e tante consistenze, vero? Pagato la bellezza di 42 euro e quando pagate in contanti qua lo scontrino se lo ciulano. Inaspettatamente pensavamo di prendere un inchiappeton. Lei sperava perché ha detto questo l'ha scelto Luca, allora adesso ci finiamo di fare un girettino prima di chiudere il video. E voilà, dobbiamo finire così noi. Con ovviamente il fiore di lavanda. Questo gelato è il terzo gelato che mangiamo così. È il primo che è senza coloranti perché il vero colore è questo. E dentro ci sono anche dei pezzettini di fiore di lavanda. Questo gli ho dato una piluccatina un secondo fa ragazzi. È identico a quello che faccio io a casa. Quindi ovviamente se ti piacerebbe. Squisiterrimo. C'è neanche da dirlo. E forse è il più buono di tutti. Ah ragazzi, una cosa mi ero scordata, sotto c'è anche cocco e limone verde. Vedete che c'è la scorzettina di limone lì in parte. Sta ragazza qui spacca a fare il gelato comunque. Abbiamo il gelato approvato anche all'insetto, vedi? Dall'ape, dalla vespa. Dalla vespa. Da così la facciamo questa perché non sappiamo poi quando è che ci potremo ritornare questo qui. Rimane uno di quei piccoli gioielli della Francia, a mio avviso uno di quelli che ti lascia qualcosa nel cuore, soprattutto se fate la furbata di venire qua a mangiare la sera. Noi adesso chiudiamo qui il video, quindi come diceva lui prima, iscrizione, like, tutte cose, noi vi vogliamo bene. Fatelo perché sennò dopo niente più video. Occhio